la lievitazione e la maturazione. Cosa sono e quali sono le differenze? La lievitazione è un processo che viene messo in opera dai lieviti, che con il loro metabolismo, nutrendosi degli zuccheri contenuti all'interno dell'impasto, generano CO2, quindi anidride carbonica, che è quella che poi va a rigonfiare i nostri impasti. Questa fase è detta anche fermentazione alcolica. Generalmente la lievitazione è un processo molto più veloce rispetto alla maturazione e possiamo anche dire che all'interno del processo di lievitazione comunque vi è una parte del processo di maturazione, perché all'interno dei nostri lieviti ci sono alcuni enzimi che hanno funzioni riducenti tipiche del processo invece di maturazione. La maturazione invece comincia quando iniziamo ad unire l'acqua alla farina e termina con la cottura del nostro prodotto all'interno del forno. Praticamente è un processo che non si ferma mai, ma può essere solo rallentata, poiché il nostro impasto lo dobbiamo considerare come un prodotto vivo al cui interno avvengono delle reazioni. La maturazione deve anche essere sufficientemente lunga al fine di scomporre quanti più elementi complessi in elementi più semplici. Quindi possiamo anche considerare il processo di maturazione come una predigestione del nostro impasto, quindi il nostro corpo faticherà molto meno a digerire un impasto ben maturato rispetto a un impasto che invece ha subito un processo di maturazione più corto e comunque meno sufficiente. Nell'impasto infatti sono presenti diversi microrganismi contenuti appunto nella farina, nell'acqua, sulle nostre mani, sugli oggetti che utilizziamo per impastare e nel lievito stesso. Gli enzimi principali di un impasto sono gli enzimi amilasici, che tramite il processo di amilolisi scompongono l'amido in zuccheri semplici. Di questo ne fanno parte gli enzimi alfa e beta amilasi. Ci sono poi gli enzimi proteolitici, che si occupano invece di scomporre le proteine contenute all'interno del nostro impasto tramite un processo che si chiama idrolisi enzimatica e quindi hanno bisogno di acqua per svolgere questa funzione. Ecco perché quindi possiamo dire che la maturazione comincia nel momento in cui aggiungiamo l'acqua alla farina. Anche la quantità stessa di acqua determinerà il grado e la velocità di maturazione dell'impasto. L'amido è la componente principale contenuta all'interno della farina, possiamo dire intorno al 70%. Ma il nostro corpo fa molta fatica a scomporre l'amido e richiede parecchia energia. Quindi possiamo dire che più lunga sarà la maturazione dell'impasto, meno fatica farà il nostro corpo a digerirlo. Un altro elemento fondamentale contenuto all'interno dei nostri impasti sono le proteine, che di solito le troviamo in una percentuale che va dal 9 al 15% e di queste proteine le due fondamentali sono due proteine insolubili che sono la gliadina e la glutenina, che non sono altro che le due proteine fondamentali che costituiscono il glutine, quindi responsabili della creazione della maglia glutinica all'interno del nostro impasto e che determinano quindi anche la forza della farina, che è l'argomento che vedremo subito dopo. Possiamo quindi dire che più una farina è forte, più il processo di maturazione dovrà essere lungo. Il processo che si occupa di trasformare le proteine in elementi più semplici si chiama proteolisi ed avviene tramite enzimi chiamati proteasi. Bisogna sottolineare anche che se questo processo è troppo accentuato si rischia di compromettere la maglia glutinica, quindi avremo un impasto che poi in fase di stesura tenderà a strapparsi. Quindi è fondamentale trovare il giusto equilibrio. Siccome la lievitazione è più veloce rispetto alla maturazione, per rallentarla facciamo ricorso alla TC, la temperatura controllata di cui ho parlato all'inizio del video, per permettere al nostro impasto la lunga maturazione rallentando invece l'azione dei lieviti sulla lievitazione. I fattori principali che influenzano la nostra maturazione quindi sono la quantità di acqua, dato che i nostri enzimi lavorano in presenza di acqua, più acqua c'è, più la maturazione avverrà velocemente rispetto ad un impasto meno idratato. La temperatura, infatti un impasto tenuto a temperatura più elevata tenderà a maturare più velocemente rispetto ad un impasto tenuto a una temperatura inferiore. Ed infine il pH, poiché si è visto che gli enzimi lavorano maggiormente con un pH compreso tra 7 e 8. Un altro argomento, nonché l'ultimo di questa breve lezione, è la forza della farina che viene indicata con la lettera V doppia. Molti di voi mi chiedono: ma cos'è questa forza? Cos'è la forza della farina? Innanzitutto partiamo col dire come viene misurata. La forza di una farina viene misurata tramite uno strumento chiamato alveografo di Chopin. Come funziona questo strumento? Viene creato un impasto,
Questo impasto viene messo sopra questo macchinario e viene fatto gonfiare. La macchina sarà in grado di misurare l'estensibilità, ovvero quanto si estenderà questo impasto sottoposto a rigonfiamento, e misurerà anche la sua tenacia, quindi quanta resistenza oppone all'estensione. Il rapporto tra l'estensibilità e la tenacia darà vita al valore W, che rappresenta la forza della nostra farina. Quindi possiamo definire la forza di una farina l'indice di quanto i nostri impasti saranno in grado di estendersi senza rompersi, e ci dice anche quanto durante il processo di lievitazione e maturazione il nostro impasto sarà in grado di trattenere i gas ottenuti dall'azione dei lieviti durante la lievitazione e maturazione. Una maglia glutinica formata con l'utilizzo di una farina più forte sarà in grado di trattenere più a lungo l'anidride carbonica generata dall'azione dei lieviti e sarà in grado anche di contenere molta più CO2, poiché questo impasto avrà una maggiore estensibilità. La maglia glutinica, come abbiamo detto prima, è composta da glutine, una proteina che si forma quando la gliadina e la glutenina si uniscono all'acqua e formano appunto questa maglia glutinica. Il glutine è in grado di assorbire 1,5 volte il suo peso in acqua. Va da sé quindi che più glutine c'è, più acqua il nostro impasto riuscirà ad assorbire. Quindi possiamo dire che maggiore è la forza di una farina, maggiore sarà la quantità di acqua che sarà in grado di assorbire. Dato che spesso e volentieri sulle confezioni delle nostre farine non viene indicato il valore W che indica la forza della nostra farina, possiamo dire con approssimazione, ma veramente vi chiedo di prendere quello che vi sto per dire con le pinze, che più proteine ci sono all'interno di una farina, più questa farina sarà forte. Perché questa affermazione approssimativa? Perché di tutta la percentuale di proteine che viene indicata sulla confezione della farina, alcune di queste sono appunto la gliadina e la glutenina, ma poi ce ne sono anche altre. Possiamo in linea di massima terminare dicendo che una farina con un contenuto di proteine tra i 9 e i 10 grammi è una farina debole. Una farina invece che ha una quantità di proteine tra gli 11 e i 12 grammi è una farina di medio forza, mentre una farina con un contenuto di proteine tra i 13 e i 15 grammi possiamo considerarla una farina molto forte. Quindi amici, siamo giunti al termine di questa breve lezione teorica, spero di non avervi annoiati, ma di avervi chiarito un po' le idee su quei concetti che ritengo essere fondamentali per la comprensione di ricette, per la pizza o in generale comunque di tutto l'argomento della panificazione. Se questo mio video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like, se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi cliccando su iscriviti qua sotto, se vi siete già iscritti riscrivetevi, no scherzo, attivate la campanellina così ogni volta che io pubblico un video, tac, vi arriva la notifica e potete seguirmi. Seguitemi alla mia pagina Instagram dove potrete scrivermi, chiedermi, farmi domande, chiedermi suggerimenti, consigli riguardo alle mie preparazioni e ai miei video. Il link alla pagina Instagram la trovate qua sotto e che dire, alla prossima, ci vedremo presto con la preparazione di altri interessantissimi prodotti. Ciao, alla prossima!